Bentrovati. Oggi considereremo due importanti generalizzazioni di quanto abbiamo visto nel caso dello scattering di onde elettromagnetiche piane a incidenza normale su un cilindro indefinito perfettamente conduttore. Le due generalizzazioni sono la prima nel caso di strutture cilindriche dielettriche e la seconda per incidenza obliqua. Allora, la prima situazione corrisponde a quello che vedete in figura, quindi c'è di nuovo un'onda piana uniforme e quindi trasversa elettromagnetica rispetto alla sua direzione di propagazione, e qui abbiamo scelto l'asse X come coincidente con questa direzione di propagazione, che incide su un cilindro indefinito con l'asse coincidente con l'asse Z, questa volta dielettrico, quindi di costante dielettrica epsilon e permeabilità magnetica μ, circondato da un mezzo vuoto assimilabile al vuoto, quindi con costanti caratteristiche ε0 e μ0. Anche qui è possibile considerare il caso più generale di polarizzazione qualsiasi, quindi con polarizzazione ellittica su un piano ortogonale rispetto alla direzione X, come la sovrapposizione di due polarizzazioni. Si tratta di un caso bidimensionale, quindi tutte le volte che c'è un problema bidimensionale si può separare la situazione di una polarizzazione da quella dell'altra e non c'è interazione, non c'è accoppiamento fra le due polarizzazioni, non c'è quello che si chiama in gergo cross polarizzazione o depolarizzazione. Le due polarizzazioni sono una con il campo elettrico, esattamente come avviene nel caso del cilindro perfettamente conduttore, parallelo all'asse Z, all'asse del cilindro, e questa polarizzazione viene chiamata per esempio polarizzazione E, con riferimento al fatto che soltanto il campo elettrico ha questa componente lungo Z, chiamiamola longitudinale o assiale, e invece il campo magnetico è sul piano dello schermo, quindi ha componenti sul piano XY. In particolare possiamo supporre che qui con questa distribuzione dei vettori il campo magnetico sia diretto nella direzione Y. Poi c'è l'altra polarizzazione H, in cui è il campo magnetico, la duale, in cui è il campo magnetico ad essere assiale, longitudinale, invece il campo elettrico su questo piano dello schermo, sul piano XY. Le due polarizzazioni naturalmente possono anche essere chiamate TE, perché il campo elettrico comunque non ha componenti nella direzione Z, e TM invece l'altra, la polarizzazione E, quando il campo magnetico non ha componenti lungo Z. In questo caso possiamo scrivere per il campo incidente la stessa espressione che abbiamo visto per il cilindro perfettamente conduttore, perché comunque il campo incidente è il campo che ci sarebbe se l'ostacolo non ci fosse, quindi è sempre lo stesso sia con il cilindro conduttore che col cilindro dielettrico. È diretto appunto lungo Z, stiamo considerando il caso di polarizzazione E, c'è un'ampiezza E con 0 in generale complessa e poi una serie, una sommatoria con n che va da meno infinito a più infinito di un fattore moltiplicativo j alla meno n, poi la j con n, la funzione di Bessel del primo ordine, di argomento k0 ρ, quindi c'è il numero d'onda nel vuoto e la coordinata ρ che appartiene a un sistema di coordinate polari, di coordinate cilindriche che noi possiamo stabilire sul piano trasversale XY. Quindi le coordinate saranno la ρ e la φ, le due coordinate polari, più naturalmente la z, la coordinata longitudinale. Quindi funzione di Bessel di prima specie di ordine n, e poi il fattore elevato a Jn-φ. Si trattava, ricorderete, di una serie di Fourier bilatera. Potevamo scrivere questa espressione per il campo incidente per il fatto che c'è comunque la periodicità con periodo 2π greco rispetto all'angolo φ. Per quanto riguarda il campo scatterato nel vuoto all'esterno del cilindro, si può anche qui scrivere un'espressione del tutto analoga a quella che abbiamo visto nel caso del
dell'incidenza su un cilindro perfettamente conduttore, quindi E con S uguale ancora diretto lungo Z0 per considerazione di simmetria, e con 0 la stessa ampiezza, in modo da poter confrontare facilmente i due campi quando andremo a imporre le condizioni al contorno. La serie J alla meno n, coefficienti incogniti C con n che dovremo appunto imporre con queste condizioni, Hn2, la funzione di Hankel di seconda specie, o comunque la funzione di Hankel che ha un andamento, diciamo, che si espande, un andamento uscente, un andamento che esplode, perché sapete che se si cambia poi la convenzione, se si passa da J a meno I, le due funzioni di Hankel si scambiano di ruolo, quindi in quell'altro caso ci sarebbe qui la Hn1. L'argomento sempre K0ρ è ancora per E elevato a JNφ. A questo punto però dobbiamo aggiungere, quindi questi due termini ci sono anche nel caso del cilindro perfettamente conduttore. Dobbiamo aggiungere un altro termine per il fatto che stavolta il campo penetra all'interno del cilindro, perché prima invece era perfettamente conduttore, dunque c'era una perfetta schermatura, all'interno del cilindro il campo elettromagnetico era identicamente nullo. Qui invece ci sarà una terza espressione che sarà di tipo, diciamo, onda stazionaria, perché comunque si tratta di una regione limitata. Possiamo naturalmente dal punto di vista matematico scegliere una qualunque delle due espressioni, l'integrale generale con le onde progressive e quello con le onde stazionarie, però in questo caso è conveniente per la natura stessa di questa regione scegliere la soluzione in termini di onde stazionarie, e peraltro l'integrale generale sarebbe composto da una sovrapposizione della funzione di Bessel J del primo tipo e di quella y del secondo tipo, siccome è compreso anche l'origine nel dominio di interesse e la funzione del secondo tipo diverge, in realtà qui appare soltanto la funzione del primo tipo. Questa è poi la stessa ragione per cui questa funzione del primo tipo appare nell'espressione di E con I, perché di fatto, essendo il campo incidente come quel campo che ci sarebbe se l'ostacolo non ci fosse, anche l'origine fa parte della regione di interesse. E dunque il campo E con D ha un'espressione che ancora una volta, con una scelta di questi coefficienti che in fondo possono essere ridefiniti a meno di una costante moltiplicativa, quindi scegliamo ancora di usare la stessa ampiezza E con 0, ancora lo stesso fattore J alla meno n, ripeto, per fare poi dei confronti facilmente. Altri coefficienti A con n per J con n, attenzione qui l'argomento cambia, è una J con n che si riferisce all'interno del cilindro dielettrico e quindi porta il numero d'onda alla costante di propagazione KD, KD ρ, dove KD è uguale a omega radice di μ epsilon. Quindi dunque nel caso del campo incidente e del campo scatterato abbiamo il K0, perché di fatto questi sono i due campi che noi consideriamo nella regione esterna al cilindro. Invece nella regione interna consideriamo soltanto questo campo E con D. In effetti è una situazione molto simile, diciamo mutatis mutandis, ossia considerando quasi un incurvamento della struttura, è una situazione simile a quella che si ha per la riflessione e rifrazione di un'onda piana da un'interfaccia piana fra due mezzi diversi. Anche in quel caso noi consideravamo nel mezzo, diciamo, di provenienza due campi, il campo incidente e il campo riflesso, e invece nell'altro mezzo soltanto il campo trasmesso e il campo rifratto. Potreste immaginare di prendere questa geometria cartesiana e gradualmente incurvarla e ricavereste esattamente questa situazione col cilindro dielettrico. Quindi lo schema è lo stesso. All'esterno del cilindro consideriamo sia il campo incidente che il campo scatterato, all'interno soltanto questo campo trasmesso. Allora abbiamo a disposizione due coefficienti che dobbiamo ricavare dall'imposizione delle condizioni al contorno, i coefficienti C con n per il campo scatterato e coefficienti A con n per questo campo all'interno del cilindro.
D'altra parte però disponiamo anche di due condizioni, perché questa volta la condizione al contorno implica la continuità, come sapete, delle componenti tangenziali del campo elettrico e del campo magnetico, e queste componenti tangenziali ci consentono di ricavare entrambi questi coefficienti. Vi riporto soltanto il risultato, diciamo, in queste formule. L'espressione che si ottiene è piuttosto più complicata, ovviamente, di quella che si ha nel caso del cilindro perfettamente conduttore, perché lì la condizione al contorno era più semplice, di semplice annullamento del campo elettrico tangenziale all'interfaccia. Quindi queste sono le espressioni di C con N e di A con N. Poi si può trattare dualmente il caso di polarizzazione H, e si trovano delle espressioni molto simili per questi coefficienti, nuovamente C con N ed A con N. Un altro caso interessante nelle applicazioni è quello di un cilindro conduttore, di nuovo, però rivestito da un dielettrico. Quindi questa volta abbiamo in grigio la regione dielettrica, la regione di interesse, diciamo, e poi chiamiamo come al solito A e B, come si fa sempre in letteratura, il raggio più piccolo e il raggio più grande. Qui nella regione centrale di nuovo il campo elettrico è identicamente, il campo elettromagnetico è identicamente nullo, e allora lo schema questa volta sarà analogo. Quindi consideriamo il campo incidente e il campo scatterato nella regione esterna a questa corona circolare. Invece all'interno della corona circolare scriviamo un'espressione per il campo E con D, per il campo, diciamo, trasmesso all'interno del rivestimento, che però differisce dall'espressione che abbiamo visto prima per la presenza, oltre che delle funzioni di Bessel del primo tipo, anche di quelle del secondo tipo, le y con n, sempre di ordine n, sempre dello stesso argomento, KD ρ. Perché? Perché questa volta la corona circolare non include l'origine, e quindi non c'è il problema della divergenza delle y con n, che non è accettabile dal punto di vista fisico perché porterebbe ad un campo infinito, quindi dobbiamo includerle. Questo ci porta a un coefficiente in più da determinare, quindi i coefficienti, diciamo gli insiemi degli infiniti coefficienti sono questa volta 3, i coefficienti A con n e B con n per questo campo nel dielettrico, e il coefficiente C con n come prima per il campo scatterato. Però abbiamo anche, diciamo, più condizioni da imporre, perché non abbiamo soltanto la continuità delle componenti tangenziali del campo elettrico e del campo magnetico all'interfaccia fra il vuoto, diciamo, e il dielettrico, ma abbiamo anche la condizione sul conduttore perfetto, cioè l'annullamento delle componenti tangenziali di E sulla superficie di questo conduttore. E quindi possiamo farcela. Qui, se vogliamo trovare un'analogia al caso di geometrie piane, geometrie cartesiane, è quella dell'incidenza dall'alto di un'onda piana uniforme su uno strato dielettrico, in gergo slab, su un piano metallico, su un piano di massa. In effetti, pensando a quella situazione, ancora una volta immaginando gradualmente di incurvare la geometria, si arriva a questa situazione. Dunque possiamo capire la somiglianza nello schema per il problema di scattering, quindi campo incidente, campo riflesso dalla parte dell'aria, campo trasmesso dalla parte del dielettrico. Poi c'è un'ulteriore situazione che potrebbe somigliare a quella di una fibra ottica, un cilindro dielettrico interno, quindi la geometria è la stessa, qui però questa volta la regione bianca all'interno è di nuovo una regione dielettrica, quindi abbiamo un cilindro dielettrico core ricoperto di un mantello cladding, anch'esso dielettrico. Adoperiamo proprio la stessa terminologia delle fibre ottiche. Allora in questo caso ci sarà ancora un altro termine, cioè il termine in qualche modo il campo interno trasmesso all'interno del core, del cilindro dielettrico, del nucleo dielettrico, e quindi compariranno degli ulteriori coefficienti che potremmo chiamare D con n, un ulteriore insieme di coefficienti. Quindi abbiamo questa volta 4
insiemi di coefficienti, però abbiamo anche 4 condizioni di continuità, perché questa volta abbiamo 2 interfacce dielettriche, quindi le condizioni di continuità su quella esterna e su quella interna possiamo dunque con 4 condizioni ricavare questi 4 insiemi di coefficienti. E poi l'altra generalizzazione, il caso di incidenza obliqua, e la tratteremo in un'altra lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro.